Ciao, bentornato nel laboratorio di Cipral. Oggi ti presento una ricetta alternativa al pane da proporre alla tua clientela con la nostra linea Pane e Fibre. Pane e Fibre è la linea innovativa di semilavorati che associa ai prodotti da forno i superfood naturali, buoni sia per il palato che per la nostra salute. Tutti i prodotti della gamma Pane e Fibre si distinguono per lo spiccato sapore, il colore accattivante e per la semplicità di utilizzo. Oggi produrremo degli sfiziosi grissini utilizzando il semilavorato di questa gamma, il Nerispan, un semilavorato a base di riso venere certificato dalla filiera Riso del Contadino, contenente sia riso venere che semi di zucca, semi di sesamo e semi di girasole. Vi ricordo che cliccando il link in descrizione troverete altre ricette con la linea Pane e Fibre e potrete anche scaricare i cataloghi di tutti i prodotti di Cipral Group in italiano ed in altre lingue. Nella nostra impastatrice quindi andiamo ad aggiungere il semilavorato Nerispan, il sale, il lievito, tutto l'olio d'oliva extravergine, e 3/4 circa dell'acqua. Impastiamo per 4 minuti in prima velocità e altri 4 minuti in seconda velocità. Adesso che il nostro impasto sta prendendo forma, aggiungiamo gradualmente l'acqua rimanente e continuiamo ad impastare fino a quando non otteniamo un impasto ben elastico e ben formato. Ottenuto il nostro impasto ben elastico e formato, andiamo a dividerlo in 2 o 3 filoni, in questo caso 3 filoncini, in questa maniera qua. Prendiamo una teglia, ungiamo leggermente con dell'olio sul fondo, ok, allunghiamo ancora leggermente il nostro filoncino, andiamo a schiacciare, adagiamo la pasta sulla teglia, mettiamo dell'olio al di sopra, ci aiutiamo con un pennello a distribuirlo su tutta la superficie. Ok, a questo punto i nostri 2 filoni andranno a lievitare in cella per circa 60-90 minuti fino al raddoppio della pasta. Dopodiché procediamo con la spezzatura e la formatura dei nostri grissini. I nostri 2 filoni dopo 90 minuti di cella sono ben lievitati, quindi possiamo andare a procedere nella formatura dei nostri grissini. Procediamo in questo modo. Andiamo a tagliare delle fettuccine di pasta e le allungheremo per la lunghezza della teglia. L'impasto ben lievitato ci aiuterà nello stendere il meglio il grissino. Teglia con carta da forno, adagiamo dal centro verso gli angoli, arrivati sul bordo della teglia, tagliamo la lunghezza del grissino. Procediamo fino a riempire tutta la teglia. La nostra teglia è stata completata,
Prima di integliare possiamo passare i nostri grissini sopra dei semi di sesamo oppure su della semola per renderli molto più rustici e a questo punto andiamo in lievitazione. La lievitazione in cella durerà circa 1 ora e mezza e una volta che il prodotto è lievitato possiamo ridurre la dimensione dei grissini tagliando con una spatola la lunghezza del grissino e renderli un po' più corti. I grissini sono ben lievitati, procedo nel ridurre la loro dimensione, quindi li vado a tagliare in 3 parti. Perfetto. Andiamo in cottura con leggero vapore a 205 gradi per 14-18 minuti circa. L'importante è ottenere un prodotto ben friabile e secco, stando attenti però di non andare a bruciare il grissino, a seccarlo troppo e quindi rendere un po' troppo amarognole diciamo, le parti di semi oleose al suo interno. I nostri grissini sono cotti, adesso che sono ben freddi risultano essere leggerissimi e molto friabili. Vi ricordo che con questa semplice ricetta potete ottenere un prodotto con una marginalità sulla vendita molto più alta rispetto al pane. Per scoprire le ricette della nostra linea Pane Fibre, di tutti i nostri prodotti e i cataloghi completi, clicca il link in descrizione.